Benvenuti nel video dedicato alla confezione di questa maglia. Nella descrizione di questo video trovate anche il link al video tutorial sulla creazione del cartamodello. Io l'ho realizzato con TTCAD L3. Questa maglia presenta un collo molto alto di tessuto singolo, rifinito con un bordino di tessuto fermo. Ha una manica a giro, polsini e rifinita sul fondo con una fascia. Questa è la parte del dietro dove si vede molto bene il bordino che rifinisce la parte alta del collo. Anche la parte centrale, la cucitura centrale del collo è rifinita con un bordino. Questo bordino si può fare come ho fatto io, che sia in vista, oppure si può fare che rimanga nascosto. Questa è la tipologia di tessuto che ho utilizzato, è una maglia mista lana ed è molto elasticizzata e vi faccio vedere. Quando volete controllare l'elasticità di un tessuto, innanzitutto dovete prendere in mano almeno 30-40 cm, perché se prendete 5 cm quando avete un tessuto che è leggermente elasticizzato non vi rendete neanche conto. Questo sì, sto parlando in generale. Qui ho il metro e vedete, se io allungo senza sforzare, vedete che si allunga di tantissimo. Quindi è un tessuto molto cedevole, molto elastico. E un'altra cosa che io faccio per controllare non è prenderlo dove c'è il taglio, perché il taglio generalmente è sempre ancora più cedevole. Faccio una piega e sulla piega faccio la prova. Questo è il tessuto che ho utilizzato per quella maglia, così vi rendete anche conto quando dico elastica cosa intendo. Vediamo assieme come confezionare questa maglia. Questo modello è composto dal collo molto grande, dietro, manica, davanti. C'è anche la fascia del fondo e i polsini. Prendo il collo, tolgo il cartamodello dalla stoffa. Questo è il rovescio del tessuto. Questa è la parte che è stata appoggiata sulla piega della stoffa e qui ho i margini. Dovrei adesso cucire questi margini tra di loro e rifinirli con taglia e cuci. Invece faccio un'altra cosa. Vado a rifinire questi margini con un tessuto in cotone fermo, alto 4 cm, ma è già piegato a metà. Perciò nel totale ho tagliato una striscia di 8 cm. Questo è un cotone da camicia molto leggero, è un crepe, però si può utilizzare anche del nastro sbieco che si trova in commercio. Questa striscia di stoffa che ho tagliata, e l'ho tagliata in dritto filo, non in sbieco, perché non mi serve che ceda, anzi meglio se mi tiene bloccato il tessuto in modo che non ceda. Voglio che si veda quando io indosso il maglione. Come vi ho fatto vedere dalla foto, si vede esternamente. Se voi non volete che si veda esternamente, lo dovete posizionare sul rovescio del tessuto, come in questo momento. Mettete margine con margine, cucite e poi vi faccio vedere il procedimento. Io invece, che voglio che si veda, ho girato il tessuto. Invece di lasciarlo dritto contro dritto, ho messo rovescio contro rovescio, quindi ho il dritto verso l'esterno. Posiziono per bene i margini che coincidano. Potete anche mettere degli spilli in modo da tenere fermo i due lati. Prendo la mia striscia di tessuto e posiziono margine contro margine in questo modo. Unisco con degli spilli, voi mettetene di più, poi misuro il margine che mi viene indicato dal cartamodello, lo riporto sul tessuto con il gesso,
tutto lungo la fascia, vado ad eseguire una cucitura a macchina esattamente su quella linea del gesso. Dopo aver cucito a macchina, controllato che fosse tutto a posto, che non si siano create delle pieghette, ho anche rifinito vicino con la taglia e cuci. Potete rifinire con lo zigzag oppure anche semplicemente tagliare i margini. Stirata la fascia in questo modo, inserisco un quaderno o un qualcosa, potete inserire, l'importante è che lo separi dallo strato di tessuto sotto per poter bloccare questa parte qui. Prima lo unisco con gli spilli, poi un'imbastitura e poi una cucitura a macchina, qui così a 2-3 mm dalla piega. Come potete vedere, la fascetta che io ho utilizzato con l'altezza di 8 cm piegata a 4, vedete questo ha questo effetto. Se volete che la fascetta sia più piccola, non fate altro che ridurre le dimensioni in partenza. A me piaceva che si vedesse molto. Cucito. La parte più stretta del collo va poi posizionata sul corpetto, mentre la parte più alta vado a rifinirla sempre con questa fascetta di stoffa che ho utilizzato precedentemente. Ha sempre l'altezza piegata a metà di 4 cm, l'ho chiusa ad anello. Qui si vede che è cucita, è un anello della stessa dimensione dell'apertura. La piego a metà. Qui c'è la cucitura. La piega che si forma la segno con il gesso e andrà posizionata sul centro davanti. Il centro dietro ce l'ho già perché è la cucitura, la prima cucitura. Prendo in mano la cucitura, piego il collo e la piega che si forma la segno con il gesso. Questo è il rovescio. Appoggio la cucitura con la cucitura, la prima, non la ribattitura esterna, e margine con margine. Questo è il margine tagliato e la metà della fascetta, quindi il gesso, con il centro davanti. Uniti questi due punti, vado a unire tutto il restante della circonferenza del collo. Essendo un tessuto di maglia e perciò molto elastico, che devo adattare a un tessuto invece fermo, vi consiglio di lasciare il lavoro sul tavolo, non tenerlo in mano, altrimenti non riuscite ad applicare la fascia, anche se hanno gli stessi identici centimetri, perché la maglia risulta sempre più ampia. Quindi lasciarlo giù, non tirare assolutamente, in questo modo. E un altro consiglio che vi do è: dopo aver bloccato i due punti, iniziate a mettergli gli spilli, un po' da una parte e un po' dall'altra, perché se partite solo da una parte e proseguite, rischiate di trascinare il tessuto sotto, di allungare il tessuto sotto, senza neanche accorgervi. Dopo aver messo gli spilli, ho misurato e riportato i margini con il gesso sul tessuto, imbastito, cucito a macchina e rifinito anche i margini e anche stirato. In questo modo ora porto il bordino verso l'esterno. In questo modo sul rovescio devo vedere qualche millimetro il tessuto e sul dritto questo effetto. Così unisco con degli spilli qui sulla piega, imbastisco e poi cucio a macchina. Questo collo rifinito in questo modo verso l'alto, se voi lo rifinite anche verso il basso in questo modo, potete avere un collo staccabile che lo potete applicare su una maglia, su più maglie. Le maglie le rifinite con un girocollo semplice e avete questo collo. Due modelli, una maglia con un girocollo semplice e l'altra maglia con questo collo. Rifinito, collo verso l'alto. Questo è quello che si vede sul dritto del tessuto e questo sul rovescio del tessuto. Prendo il davanti, vi consiglio di trasferire alcuni marcatori sul tessuto con ago e filo. I marcatori da trasferire che poi vi aiutano l'inizio della spalla, la fine della spalla, la linetta che vi aiuterà ad applicare la manica e la fine dell'incavo. Poi, se volete, uno di questi cerchietti e un cerchietto sul fondo.
entrando perpendicolare sul tessuto, io faccio quello dell'incavo, fate fuoriuscire e tagliate il filo lasciando alcuni centimetri. Io per velocizzare non passo altri marcatori. Si separa il cartamodello dalla stoffa. Questo è il rovescio del tessuto, faccio una X, si separano le stoffe e si tagliano i vari marcatori. Prendo il dietro e si riportano sul tessuto, sempre con ago e filo, gli stessi marcatori del davanti. Inizio spalla, fine spalla, le due lineette che vi aiutano ad applicare la manica, la fine dell'incavo, e se avete trasferito uno dei marcatori, uno dei cerchietti sul fianco del davanti, lo fate anche per quanto riguarda il dietro e anche il fondo se l'avete fatto sul davanti. Io per velocizzare non trasferisco nessun marcatore, separo il cartamodello dalle stoffe, segno con una X il rovescio del tessuto, separate le stoffe e tagliate i vari marcatori. Poi aprite, questo è il dritto del tessuto, è il dritto del dietro che guarda verso l'alto. Prendo il davanti, lo apro, questo è il dritto del davanti, lo giro e posiziono dritto contro dritto, spalla con spalla. Voi avete i marcatori all'inizio e alla fine, bloccate prima questi due punti facendo attenzione che i margini in alto rimangano allineati. Mi unisco con degli spilli, misuro i margini che mi vengono indicati dal cartamodello e li trasferisco sul tessuto. Se voi avete i marcatori, utilizzate i due marcatori, basta con una riga unirli e tracciare la retta e siete già a posto. Sulla linea del gesso vado ad imbastire, poi ci sarà da fare la cucitura a macchina e lo zig zag o la taglia e cuci. Si unisce anche il fianco, marcatore dell'incavo con marcatore dell'incavo e il fondo con il fondo. Se avete anche un marcatore qui a metà, unite anche quello, facendo attenzione che i margini coincidano perfettamente, lo unite con tutti gli spilli e anche qui misurate, anche qui prendete il vostro cartamodello del fianco, misurate i margini, li riportate sul tessuto col gesso, imbastite, cucite a macchina e rifinite con zig zag o taglie e cuci. La stessa identica cosa viene fatta per l'altra spalla e l'altro fianco, cucito e rifinito sia alle spalle che ai fianchi. Nella cucitura delle spalle sul dietro ho inserito questo nastro dritto filo. È questo nastrino in maglina, viene chiamato appunto nastro dritto filo, qualcuno lo chiama bindello, e l'ho appoggiato sull'imbastitura senza imbastire. Anche questo proprio l'ho tenuto con le mani abbastanza teso, in tensione, e ho fatto la cucitura. Gli ho fatto la cucitura sopra, essendo trasparente si vede al di sotto l'imbastitura. Questo fa sì che la spalla non ceda, essendo un tessuto in maglia molto cedevole, quando poi andrò a applicare la manica si rischia che la spalla ceda. Solo sulle spalle l'ho messo, non per quanto riguarda i fianchi. Un consiglio che vi do, ed è secondo me molto importante: una volta cucito provate il capo. Essendo un tessuto in maglia, come nel mio caso, è molto elastica, cede tantissimo. Può essere che la parte finale sia da riprendere, da stringere. Prima di applicare il collo al girocollo della maglia, vado a segnare il centro davanti e il centro dietro con il gesso. Unisco spalla con spalla. La piega che si forma sul davanti la segno e dal centro davanti. La stessa cosa faccio per il dietro. La piega la segno. Anche sul collo trovo i due punti di riferimento. Allora, uno ce l'ho già, ed è la cucitura, la prima cucitura. Quindi tengo in mano la cucitura, la piega
che si forma, l'assegno, sarà il centro davanti. Tengo la maglia con il dritto del tessuto esternamente, quindi questo è il dritto del tessuto, e il collo anche col dritto del tessuto esternamente, perché devo mettere assieme il dritto della maglia con il rovescio del collo. Questo è il collo, lo infilo dentro, questa è la parte che va applicata al giro, lo infilo dentro nella maglia in questo modo. In questo modo io ho il rovescio del collo che appoggia sul dritto della maglia. Unisco il segnetto che ho fatto della metà del collo con il segnetto del girocollo davanti. L'altro spillo per tenere assieme il collo dove ho la cucitura con il segnetto del girocollo. La fascetta è tutta spostata da un lato, non è centrale alla metà del girocollo, e unisco tutto attorno, prestando attenzione a non allungare i tessuti. Unito tutto con gli spilli, il collo al girocollo. Prendo il cartamodello, misuro i margini che mi vengono riportati sul cartamodello, con il gesso li riporto tutto attorno alla circonferenza, imbastitura, cucitura a macchina e rifinitura con zigzag, taglia e cuci. Se si vuole mantenere il girocollo fermo e non che ceda, anche qui nella cucitura del girocollo si può mettere il nastro dritto filo. Si può anche utilizzare, se non si trova il nastro dritto filo, anche del nastro in organza. È trasparente e fermo, quindi mantiene stabile il tessuto e la cucitura. Cucito e rifinito il collo. Questo è il davanti e il dritto del tessuto. Poi il collo si porta girandolo verso il basso. Prendo la fascia, separo il cartamodello dalla stoffa. Questo lato il cartamodello è appoggiato sulla piega della stoffa e qui ho il margine di cucitura. Vado a trasferire il margine sul tessuto con gesso e metro. Sulla linea del gesso imbastisco, cucio a macchina e rifinisco con zigzag o taglia e cuci. Fascia del fondo cucita e rifinita. Per l'applicazione sul fondo della maglia, nella descrizione di questo video trovate un link al video tutorial come applicare la fascia sul fondo. Fascia applicata. Questo è quello che si vede sul dritto del tessuto e questo sul rovescio del tessuto. Polsini. Tolgo gli spilli, separo il cartamodello dalle stoffe. Questo è il rovescio del tessuto, lo segno con una X, e anche da questa parte. Separo. Questo è il dritto del tessuto, piego il polsino, misuro i margini di cucitura che mi vengono indicati, sempre con il metro e il gesso, lungo il gesso imbastisco, cucio a macchina e rifinisco con zigzag, taglia e cuci entrambi i polsini. Manica. Con ago e filo trasferite questo marcatore che è il colmo manica, le due lineette e la fine del giro della manica. Da questa parte la lineetta e la fine del giro della manica. Io trasferisco solamente questo quadratino che è il colmo manica. Entro perpendicolare, esco da sotto con l'ago e taglio il filo. Separo il cartamodello dalla stoffa, segno con una X il rovescio del tessuto, separo le stoffe dove c'è il marcatore e taglio il filo a metà. Separo le due maniche. Questo è il dritto della manica, piego dritto contro dritto e unisco il sottomanica. Qui voi avete i marcatori, unite i marcatori, l'inizio e la fine. Fate attenzione che i margini coincidano perfettamente. Misurate i margini che vi vengono riportati sul cartamodello, li segnate con il metro e il gesso,
imbastite, cucite a macchina sulla linea del gesso e poi rifinite con taglia e cuci o zigzag. Per quanto riguarda l'applicazione della manica e del polsino sulla manica, il polsino lo applico nello stesso identico modo che ho applicato la fascia sul fondo. Comunque vi lascio un link a un video tutorial nella descrizione di questo video, come applicare la manica sul corpetto e anche come applicare il polsino sul fondo di una manica. Maniche applicate, polsino applicato, maglia terminata. Spero di esservi stata utile. Ai prossimi video. Ciao ciao!